Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della malattia cardiometabolica e ho il grande piacere di farlo insieme al dottor Gaetano Conforto, che è già stato con noi tantissime volte. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera a tutti quanti e grazie per questa opportunità che mi date di discutere questo argomento molto interessante. Io sono un medico funzionale, olistico, sono anche un farmacologo clinico e anche un maestro di culturismo e di kettlebell, quindi poi approfondiremo un po' il concetto dell'attività fisica. Ho messo una meteora con un cuore che è rappresentato dall'insulina. Andiamo avanti, poi spiegherò perché, cosa vuol dire, e qui abbiamo poi il cuore con i vari stili di vita. Bene, qui ho messo questa diapositiva, immagine in cui vedo che c'è lo zucchero, lo stress, l'insulina e vari danni vascolari. Ok, la malattia cardiometabolica è interessante come concetto perché oggi si è capito che molte malattie non trasmissibili, cioè le malattie croniche, sono basate su un metabolismo alterato. In poche parole, i nostri mitocondri che producono l'energia che ci serve per stare bene, praticamente diventano disfunzionali, non funzionano bene e questo poi porta a una catastrofe, ma non solo a livello cardiaco, ma a livello di tutto il corpo. Infatti le malattie cardiometaboliche, lo vedremo più avanti a proposito della comorbidità, chiaramente sono legate all'Alzheimer, sono legate praticamente alle malattie autoimmuni, diabete, nefropatie, anche il microbioma intestinale ha una enorme funzione per l'attività cardiaca. Allora, quali sono gli stili di vita che bisogna attenzionare affinché un cuore funzioni bene e sia sano e che possa espletare le sue funzioni, anche perché il cuore ci dà un grande servizio, batte per tutta la vita, quindi ha bisogno di non essere, fra virgolette, stressato. Intanto sicuramente la nutrizione è fondamentale, qui darò dei cenni importanti. Non fumare lo sappiamo, regolare la pressione arteriosa la sappiamo pure, la gestione dello stress, questo è fondamentale, l'esercizio fisico e il sostegno sociale, cioè le relazioni. Sicuramente in questo fa parte anche la componente spirituale di cui io ho parlato in una precedente intervista con voi. Ora, qui sottolineo gli effetti dello zucchero sul corpo, ma perché lo zucchero? Allora, dirò in due parole, perché l'argomento è vasto. Noi siamo passati da una funzione mitocondriale basata sulla gestione dei grassi, ossia il mitocondrio con gli acidi grassi mi produce circa 400 ATP rispetto ai 36 dello zucchero, quindi l'attività mitocondriale, a parte più pulita, mi produce meno radicali liberi, ma funziona meglio il carburante costituito dagli acidi grassi, mentre lo zucchero è sporco e purtroppo mi produce questi AGEs, che poi AGE sta per invecchiamento, sarebbero le Advanced Glycoprotein End Products, cioè è l'applicazione dei prodotti finali. Lo zucchero si attacca alle strutture proteiche di tutto il corpo, vedi per esempio lo si usa nell'emoglobina glicata, no? Per dosare la glicemia nei 3 mesi, ma mi altera i geni, mi altera le proteine di membrana a livello cerebrale, insomma lo zucchero nel corpo fa una catastrofe. Purtroppo questo devo sottolinearlo, poi magari un po' l'approfondirò perché è stato, si è bersagliato, specialmente con LSD, il colesterolo come cattivo, fra le altre cose è la sostanza più importante che noi abbiamo, il cervello è tutto grasso fra le altre cose,
e si è data molta importanza ai cereali. I cereali e quindi i carboidrati non sono altro che zucchero. In questa via vediamo i danni che comporta, fra cui anche chiaramente il danno cardiaco, indebolisce il sistema immunitario. Una cosa che non c'è qui in questa diapositiva è l'alterazione del microbioma intestinale. Il microbioma è un direttore d'orchestra, orchestra tutte le funzioni corporee, cardiache comprese, cerebrali comprese, immunitarie comprese. Lo zucchero mi altera gli equilibri del microbioma intestinale. Ai miei pazienti in questo periodo invernale, insieme ad una terapia, consiglio sempre di eliminare gli zuccheri. Purtroppo siamo nel periodo di Natale, mi dispiace, ma il sistema immunitario e il microbioma intestinale va in tilt e quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, il fruttosio. Il fruttosio è entrato come un alfiere nell'alimentazione comune, specialmente insomma, gli americani e gli italiani, ma ahimè il fruttosio che io anni fa prescrivevo e che prendevo come dolcificante, ahimè è alla base sia dell'aumento dell'acido urico, che poi è un aumento nel contesto della sindrome metabolica, e non parliamo dei danni a livello epatico che fa il fruttosio. Fra le altre cose sottolineo che tutti i dolcificanti sono pericolosissimi perché rientrano in questo discorso dei danni nella fattispecie cardiaci e non solo. Quindi lo stress. Lo stress è un altro fattore che dobbiamo prendere in considerazione per gli stili di vita, perché io posso ridurre gli zuccheri, ne parleremo, per il loro effetto pericoloso, ma posso produrre zuccheri attraverso lo stress perché produco cortisolo. Il cortisolo mi aumenta la produzione di zucchero nel sangue e quindi rende vano ogni mio tentativo di fare prevenzione o cercare di bloccare la patologia cardiaca, e questi sono parte degli effetti pericolosi praticamente dello stress, specialmente lo stress cronico. Io a ottobre ho fatto un ECM all'Ordine dei Medici di Siracusa sullo stress cronico nell'ambiente sanitario, e chiaramente è un problema molto sentito, anzi addirittura si parla di medici che abbandonano il loro lavoro, ci sono momenti di suicidio, tentativi di suicidio, depressione, insomma che ne mettono lo stress è pericolosissimo. Vi farò vedere una via e ringrazio per questo il collega Rocca, Beppe Rocca, ho messo là uno dei suoi libri, Malattia cardiometabolica, dove c'è questa figura di cui io chiaramente non approfondirò in quanto è molto vasta ma importante. Nel numero 1 vediamo che l'eccesso di zuccheri, perché questa è una società basata sugli zuccheri, io sono nervoso, non compenso con gli zuccheri, facciamo un compleanno, Dio ce ne liberi, tutti zuccheri, facciamo una serata insieme, zuccheri intendo i farinacei, la frutta, il riso, le patate, i legumi. Quindi che cosa accade? Queste abitudini negli anni, perché chiaramente le patologie cominciano all'età di 15 anni, 16 anni, perché questi effetti purtroppo sono superclinici, non abbiamo sintomi praticamente. Allora vediamo che portano ad un aumento dell'insulina che deve stare lì a gestire questo zucchero, e nel tempo abbiamo un aumento del peso, l'obesità, l'aumento dei trigliceridi, riduzione delle HDL. Nel secondo punto abbiamo la resistenza insulinica, un'infiammazione cronica low grade, cioè di basso grado, che è alla base di molte patologie, fra cui quelle cardiache, la iperglicemia, la sindrome metabolica, il diabete.
andando avanti nel tempo abbiamo il numero 3, chiaramente aumenta la resistenza insulinica, comincia il diabete, o la glicemia alta, no? Tu sei combinato male già da tantissimi anni, anzi a proposito, quando parleremo degli esami, ogni diabetico è un cardiopatico misconosciuto, perché purtroppo l'insulina provoca una forte infiammazione nel corpo, poi parleremo un po' delle importanti e bersagliate LDL. Comunque in questa terza fase vediamo questa iperglicemia, iperinsulinemia, e abbiamo tutte le comorbidità che dovrebbero essere trattate dall'insieme di polispecialisti, o quantomeno un medico dovrebbe essere olistico, ossia avere un quadro chiaro, perché la retinopatia, la nefropatia, la cardiopatia ischemica, il cancro e altre complicazioni partono tutte dall'eccesso di zuccheri o alimentari o da stress. Più avanti, poi c'è il numero 4, vediamo che il pancreas chiaramente si esaurisce nella produzione di insulina, che è un deficit, e a livello cerebrale, non ne parliamo, vi è anche la resistenza insulinica, e quindi abbiamo la formazione delle proteine tau che conosciamo, che poi porteranno a un deficit cognitivo, porteranno all'Alzheimer, al Parkinson. Infatti si parla di diabete del terzo tipo. Ecco, qui è un'altra via presa in prestito sempre dal collega Rocca, dal libro, dove appunto a sinistra vediamo questo eccesso di zuccheri porta alla resistenza insulinica. L'aumento di insulina infiammatorio danneggia i vasi sanguigni. Nel momento in cui si danneggiano i vasi sanguigni abbiamo poi l'effetto domino dell'infiammazione delle LDL, queste si infiammano e da lì si scatena tutto un processo in cui si deposita colesterolo, ci sono i macrofagi, eccetera, il processo infiammatorio. In poche parole si forma l'ateroma. Gli ateromi praticamente si possono toccare i trombi, anche dagli ateromi danno la cardiopatia ischemica. Ebbene, bisogna stare attenti, perché l'attenzione della mainstream medicine, quella che io uso come medico di medicina generale con i miei pazienti, considera il problema centrato in questo punto, cioè la formazione di ateromi e di trombi porta alla cardiopatia ischemica per colpa del colesterolo. Quindi abbassiamo il colesterolo, ma l'insulina fa il suo percorso tranquilla, lasciata libera di agire, tant'è che una parte dei radiologi hanno capito che bisogna dare dei farmaci che mi abbassano la glicemia. Infatti parleremo dell'empagliflozin, praticamente perché il problema è a monte. Quando si fa un'autopsia e si vedono le coronarie cariche di ateromi, quindi è gassoso, eccetera, certamente non si vede la resistenza insulinica, quindi come dire, il colpevole passa inosservato. Ecco, qui questa è una bella diapositiva, chiaramente non sto qui ad approfondire, ma comunque si vede chiaramente come l'iperinsulinemia, la resistenza insulinica porta non solo alla fase prediabetica, al diabete, ma abbiamo poi a destra vediamo che c'è una ipertrofia miocardica delle cellule vascolari, disfunzioni endoteliali, l'iperattività del simpatico, e comunque questo porta poi alle malattie ischemiche maggiori. E sotto c'è scritto, a prescindere se la resistenza insulinica o l'iperinsulinemia basale vengono per prima, l'iperinsulinemia già di per sé stessa può perpetuare la resistenza insulinica e quindi il danno vascolare. E chiaramente quando parleremo di terapie dobbiamo prendere in considerazione da dove parte il problema. Io posso dare importanza alla conseguenza, certo, ma devo dare alle cause, perché continueranno. E qua abbiamo chiaramente questa è una persona obesa, ma guardate che gli effetti si hanno anche su persone magre, quindi
questa è la conseguenza della sindrome metabolica provocata da anni e anni di eccesso di zuccheri e di stress. E quindi tutti quei processi che ho fatto vedere poco fa in quella conchiglia, eccetera, si esplederanno poi su vari organi neurologici, c'è il danno renale, la steatosi epatica, l'ovaio policistico, del cancro. Anzi, il cancro oggi noi con il protocollo di medicina funzionale siamo d'accordo con Thomas Seyfried, perché è una malattia metabolica e quindi lo zucchero e un aminoacido, la glutamina, nutrono le cellule cancerogene. Quindi abbiamo l'obesità viscerale, l'aterosclerosi e l'ipertensione arteriosa. Bene, devo dire che anche le persone magre, perché ci sono sportivi che assumendo zuccheri, mangiando avena, carboidrati per avere più resistenza, per dare ai mitocondri, io dico più veleno, perché lo zucchero è un veleno per i nostri poveri importanti mitocondri, non fanno altro che aumentare l'insulina mentre sono attivi, hanno gli addominali, sono magri, sono in fitness, ma a livello viscerale, se facessero lo scanning del grasso viscerale, sono a grosso rischio, e quindi poi si avranno gli arresti cardiaci o gli infarti, specialmente quando devono fare una corsa lunga, cominciano a bere le maltodestrine che fra le altre cose perpetuano il grosso problema dell'insulino resistenza e l'infiammazione cronica. Noi come facciamo a vedere se una persona ha una resistenza insulinica? Perché dovete capire, ne parlerò più avanti a proposito dei sensori glicemici, di cui io ne porto uno, non perché abbia il diabete, ma perché non voglio attivare questo precipizio patologico, questo suicidio a cui molti giornalmente si sottopongono, perché non ci sono sintomi. Si ha questa formuletta, la glicemia a digiuno sull'insulina a digiuno di ISO 22,5, un valore che è maggiore di 2,5 mi fa capire che c'è insulinoresistenza, ma diciamo che non sempre questo è veramente attendibile. La nostra salvezza, questa è una diapositiva che ho messo nell'ECM sullo stress cronico. Praticamente ciò che ci salva, ora questo chiaramente è un frullato che sto facendo, è la stimolazione del nervo vago. Noi abbiamo due grossi sistemi neurovegetativi, il simpatico, che è quello che interviene nello stress, ma va benissimo. Il problema è quando è attivato continuamente o in modo subcronico o in modo subliminale, per cui abbiamo una continua stimolazione del simpatico, che ci rovina chiaramente la salute, perché abbiamo l'aumento del cortisolo. La nostra salvezza con l'attivazione del parasimpatico. Il parasimpatico frena quello che i bollenti spiriti, riduce la produzione di cortisolo, e io ho messo il nervo vago nella nostra salvezza. Come dobbiamo stimolarlo? Ci sono vari modi per stimolare il nervo vago. Stimolando il nervo vago ho un effetto globale su tutto il corpo, riducendo la catastrofe provocata dall'iperinsulinemia, e lo posso attivare con la gratitudine, il sorriso, la respirazione vagale, la mindfulness, il digiuno, di cui farò un piccolo cenno più avanti, l'esercizio fisico, migliorare la qualità del sonno, anche i livelli di magnesio mi permette di aumentarli, l'alimentazione chetogenica oppure delle erbe particolari come la ashwagandha, poi ascoltare musica, fare del volontariato, stare nella natura, le visualizzazioni, e poi ci sono delle tecniche con cui si mettono degli occhiali che ti fanno vedere delle situazioni rilassanti, ascoltare momenti rilassanti. Questo è una grande terapia, senza effetti collaterali. Certo, non ci guadagna nessuno, quindi magari non so fino a che punto conviene consigliarla alle lobby, ma i risultati sono eclatanti. Qui ho messo
il deficit di magnesio. Il magnesio ha circa 300 funzioni, un po' meno rispetto alla vitamina D che ne ha 500. Ebbene, si è visto, lo vediamo sulla destra, in uno studio del 2004 che è stato pubblicato dal Journal American College of Nutrition, che ha rilevato come il magnesio può avere effetti benefici simili a quello delle statine. A sinistra vediamo che un'alimentazione alta in carboidrati, l'abuso di alcol, l'uso dei diuretici, l'uso abbondante di caffeina, la resistenza insulinica producono un'aumentata escrezione di magnesio, e quindi infatti io per esempio nelle prescrizioni degli esami ai miei pazienti metto sempre il magnesio, la vitamina D, l'omocisteina, di cui farò forse un cenno se c'è tempo. Comunque molti, tantissimi deficitari in magnesio. Il magnesio dove lo possiamo trovare? Nel cioccolato fondente, nell'avocado, negli spinaci, praticamente nel pesce, specialmente nel salmone, nei semi di zucca, eccetera. E questa veramente è una bella immagine di chi sta attivando non solo il nervo vago, ma chi sta facendo prevenzione. E questo accompagnato da un humming. L'humming è un termine che sta per praticamente si hanno delle vibrazioni particolari, oltre alla produzione di ossido nitrico, che sappiamo che è un vasodilatatore, produce effetti benefici a seguito di stimolazione del nervo vago e di altre cose di cui non ho il tempo di approfondire. Bene, uno stile di vita, e qui abbiamo intanto attrezzi sportivi, quindi perché l'uomo, noi siamo fatti per correre, per camminare, per muoverci. Nel momento in cui ci fermiamo e facciamo i sedentari, andiamo contro la nostra stessa natura. E quindi qua c'erano scarpe di ginnastica, bicicletta, le racchette, gli alimenti, la verdura, la frutta. Ecco, qui metto un riassuntino come l'insulino resistenza è alla base di varie patologie. Mi aumentano, come ho detto poc'anzi, i trigliceridi, si riducono le HDL, aumenta la pressione sanguigna e vi è anche un aumento della viscosità vascolare, aumentano i markers infiammatori come la PCR, come il fibrinogenio, l'omocisteina. Infatti l'insulino resistenza è associata purtroppo a un controllo glicemico peggiorato. Io posso dare farmaci per abbassare la glicemia, ma il problema della glicemia non è la glicemia alta, è il danno che già l'insulino resistenza, l'insulina sta facendo da 10-20 anni. Va bene scendere la glicemia, ma devo andare alla causa. Qui abbiamo una bella immagine in cui questo è sul Metabolism Journal, dove si vede come un indurimento delle arterie, anche un'insufficienza cardiaca siano provocate appunto dalla resistenza insulinica o di natura genetica, o anche una programmazione metabolica fatale, o i fattori di cui ho parlato poco fa. Vediamo che ci sono delle disfunzioni endoteliali, un aumento dei radicali liberi, diminuisce la biodisponibilità dell'ossido nitrico, la vasodilatazione diminuisce, aumenta la vasoconstrizione. Insomma, una catastrofe che porta alla malattia cardiovascolare. Qui si è visto, e riporto, ci sono 3 diapositive, le vediamo così en passant, a volo di uccello, come la resistenza insulinica porta anche a fibrillazione atriale. Va bene la possibile chiusura dell'orecchietta nel caso della fibrillazione, sappiamo che i pericoli dei trombi, ma devo andare anche a ridurre la resistenza insulinica. Cioè io non posso dare insulina a un soggetto diabetico e anche cardiopatico fibrillante che non faccio altro che potenziare l'azione aritmizzante dell'insulina. Questa è la causa di un'insufficienza cardiaca, appunto l'iperinsulinemia e la resistenza insulinica, dove vediamo sulla destra il rimodellamento cardiaco concentrico con disfunzione diastolica. E in alto a destra vediamo cosa può bloccare
questo processo. Abbiamo visto lo stile di vita, gli inibitori dell'SIT2, la metformina e la berberina, lo vedremo qua, quindi si sta coagulando. Qui vediamo come l'insulino resistente all'iperinsulinemia, un po' questo va nel dettaglio nei confronti della precedente diapositiva. In poche parole, mi altera la disfunzione endoteliale, mi aumenta, mi indurisce l'epatiteriosi, arterosclerosi, quindi ischemia, ipotsia, il tono simpatico aumenta, un rimodellamento concentrico del ventricolo sinistro e quindi una disfunzione del ventricolo sinistro. Il colesterolo, ho detto poco fa, è la sostanza più importante dell'organismo. Perché? Ma chiaramente perché intanto si trova in tutte le membrane dei miliardi di cellule che abbiamo noi. Io riducendo il colesterolo sballo completamente la funzionalità cellulare. Uno, interviene nella sintesi degli steroidi, degli ormoni sessuali, quindi per cui se io abbasso il colesterolo, il testosterone mi si riduce con tutti gli effetti che si hanno, ma non solo, ma anche gli estrogeni. Sappiamo che il cicloperido-fenazene, il nucleo, interviene nella sintesi anche degli ormoni adenocorticoti, oltre al fatto che è un trasportatore di sostanze molto importanti come le vitamine liposolubili, fra cui c'è la vitamina D. Abbasso il colesterolo, abbasso anche la vitamina D. E le 500 funzioni, ahimè, della vitamina D se ne vanno. Come il processo è cronico, anzi subcronico, non ce ne accorgiamo subito. E comunque è un componente molto essenziale sia nel sangue, cervello e al midollo spinale. Quindi pensate alla catastrofe che si ha abbassando il colesterolo. Ecco, questo è ciò che si potrebbe consigliare per prevenire o trattare, chiaramente è un punto insieme a tanti altri, la malattia cardiometabolica, ossia ridurre i carboidrati per il problema dell'insulina, perché non è che se io mangio low carb una settimana ho risolto il problema di anni e anni di alterazioni ormonali insuliniche, ma completamente. E poi è high fat, cioè aumentare i grassi. Ricordate, i mitocondri funzionano bene praticamente con i grassi, e in questo caso con i chetoni. Quindi si è visto come è consigliabile un pasto al giorno dove io ho un aumento del glucosio e dell'insulina naturali e poi c'è una fase di recupero, di riparazione. Quindi abbiamo una fase anabolica insulinica quando mangiamo e facciamo quel pasto e dopo diamo tempo al corpo di riparare, di rigenerarsi. Se noi continuiamo a mangiare, purtroppo ci avviciniamo a essere dei clienti ospedalieri. L'importanza dell'esercizio fisico, chiaramente non spiegherò questa diapositiva molto bella e interessante, io l'ho messa per far capire come intanto è l'organo più grosso che c'è nell'organismo, praticamente. Poi addirittura ci permette di vivere più a lungo se noi lo aiutiamo e lo sviluppiamo. Ma l'ho messo perché? Perché la contrattura muscolare, oltre ad essere coinvolta in un equilibrio di molte sostanze biochimiche, ovviamente il BDNF sia muscolare ma anche cerebrale. Quindi il BDNF è un ormone, significa fattore neurotrofico, di derivazione neurotrofico cerebrale, per cui mi stimola la neurogenesi e la neuroplasticità. Quindi in poche parole a livello mentale ci manteniamo giovani. Stiamo attenti perché se mi interviene la resistenza insulinica, ahimè, l'attività fisica non farà molto. Ecco, qui appunto approfondisco un po' quello che accade con l'attività fisica. Se vedete in basso, dove c'è il mitocondrio, si ha la produzione di acidi grassi a catena corta, li vediamo in basso a destra, ma anche il propionato, cioè il butirato, specialmente prodotto da particolari batteri. L'acido butirico fa parte praticamente dei chetoni, in cui il più importante è l'idrossibutirato, cui noi abbiamo una fonte energetica pulita, pochi radicali liberi e un'energia costante, e i mitocondri funzionano bene.
L'esercizio chiaramente può essere aerobico o anaerobico, chiaramente bisogna utilizzare tutte e due le opportunità, perché mi stimola punti importanti nell'azione cardiometabolica. Il cuore è un muscolo, quindi abbiamo l'esercizio aerobico, bisogna stare attenti chiaramente alla frequenza cardiaca, cercare di monitorarla, di adeguarla alle proprie condizioni, non esagerare mai. E poi c'è la parte anaerobica, dove noi cerchiamo di aumentare la massa, aumentiamo il muscolo, più muscolo abbiamo, più aumenta la sensibilità insulinica e si abbassa la resistenza insulinica. E poi abbiamo l'esercizio olistico, quello che chiaramente la mindfulness, la meditazione, eccetera. Ho messo i kettlebell perché a me personalmente hanno cambiato la vita. Io ho 50 anni che faccio sport, ero un palestrato, lo sono ancora ma non a quei livelli, e quando ho cominciato a fare kettlebell la mia vita è cambiata, perché vengono stimolate catene cinetiche che nel culturismo ce lo segniamo, non solo, ma io ho contemporaneamente l'attività aerobica ed anaerobica. Questo che ho messo è il re degli esercizi, si chiama swing. Ogni swing, cioè ogni ondulazione, attiva 600 muscoli, e poi fra le altre cose un forte attivatore dei glutei, il migliore esercizio per i glutei, per la schiena, per la stabilità, per l'equilibrio, e non solo, ma mi riduce le lombalgie. Poi abbiamo l'esercizio ad alta intensità. Chiaramente a un cardiopatico non lo consiglio, ci mancherebbe altro, però nel prevenire, se c'è in un contesto di uno stile di vita ben preciso e programmato, questo fa miracoli. Infatti qui viene descritto il metodo Tabata, in cui hai 30 secondi di sforzo seguiti da 10 secondi di riposo, poi 30 secondi, 10 secondi. Questo si è visto che io lo faccio con i kettlebell nel giro di 5 minuti, ho finito l'allenamento, ho fatto un allenamento aerobico e anaerobico. Qui abbiamo le terapie che oggi ci sono nel caso di un cuore che soffre e che si trova in insufficienza. Vediamo in basso a destra si usano gli ACE inibitori, gli antagonisti dell'angiotensina, poi abbiamo antagonisti dei recettori aldosteronici, beta bloccanti, l'ivabradina, si usa l'LC 2896, la digossina, che un po' è caduta in disuso ma ancora si scrive, e poi ci può essere il defibrillatore, eccetera. Ora, ahimè, però c'è una cosa: questi vanno bene, c'è un piccolo particolare: ci sono dei rischi residui dall'uso di queste terapie. Ma perché rischi residui? Perché non vanno alla causa. Cioè, io sto male, ok, allora riduciamo l'attività cardiaca, del rimodellamento cardiaco, di cui lo vedremo più avanti. La migliore terapia è l'attività fisica, a prescindere da ciò che viene propinato, che va bene pure, però abbiamo questi rischi residui, per cui ci può essere un rischio di adenoma, il rischio infiammatorio, il rischio di trombosi, aumento dei trigliceridi, l'aumento delle lipoproteine aterogene, il rischio di diabete. Cioè questi non se ne vanno. Ecco, qui vediamo come si è visto come l'esercizio fisico, lo vediamo nella parte destra, cioè l'allenamento, è in grado, vediamo in basso, ha un effetto cardiaco di antirimodellamento. Quindi io posso utilizzare i farmaci che si danno oggi, praticamente, mi ricordo l'Entresso, comunque è una composizione di un anti-ipertensivo con uno stimolante metabolico, e posso avere, ma questo effetto ce l'ho anche con l'esercizio fisico. Abbiamo una diapositiva in cui si vede il disastro provocato in un'insufficienza cardiaca, il disastro metabolico sempre provocato dall'iperinsulinemia, e con l'esercizio fisico invece abbiamo un miglioramento praticamente delle condizioni metaboliche. Ecco, qua vediamo l'esercizio in acuto, cosa può fare, e l'esercizio in cronico.
si può fare. È ovvio che nell'esercizio acuto attiviamo il simpatico, aumenta la frequenza della città cardiaca, nell'esercizio cronico miglioriamo quella che è la massa cardiaca e non proteggiamo il cuore contro la fibrosi, la morte cellulare e l'insufficienza cardiaca. Questo è un argomento molto importante, l'autofagia e la mitofagia. Che cos'è? Un fenomeno per cui il corpo in determinate condizioni di stress mi catabolizza le sostanze vecchie, proteine che non funzionano più, sostanze inutili che provocano infiammazioni, mitocondri vecchi, me li degrada e mi riprende i materiali per produrre prodotti nuovi, per produrre sostanze nuove. E questo ha scoperto questo, ha avuto il premio Nobel. A noi interessa, nel caso delle malattie cardiometaboliche, che potenziamo la mitofagia. Qua ci sono degli studi con cui si è visto come, me lo mette l'occhiali, che è importante la mitofagia perché miglioriamo la funzione dei cuori e dei tessuti. Nella seconda descrizione abbiamo visto come la funzione mitocondriale la possiamo migliorare secondo uno studio dell'Impact Journal of Aging. L'esercizio aerobico aumenta la resilienza mitocondriale. Ma giù vediamo un altro studio, una dieta chetogenica, cioè la percentuale di grassi è all'80%, è ovvio che una dieta chetogenica mi potete ascoltare in un'intervista fatta su Odeon TV a proposito del digiuno, deve essere fatta in modo ciclico. Una dieta chetogenica mi rallenta la progressione della miopatia mitocondriale. Non solo, ma si è visto nel 2014 sugli annali di medicina interna che hanno visto che una dieta a basso contenuto di carboidrati, quindi ipoinsulinizzante, porta a una maggiore perdita di peso e a migliori marcatori cardiovascolari rispetto invece a una dieta a basso contenuto di grasso. Ora, sì, questo è l'esempio di come il digiuno intermittente, che mi abbassa l'insulina, è in grado di ridurre l'ipertensione, l'ipertrofia cardiaca, l'invecchiamento. Ecco, il gruppo studi a me ha reso questo molto felice perché, come io mi aggiorno con la Functional Medicine americana e con molti summit americani, ho trovato che in Italia, grazie al professore Bellavita, al professore Fazio e Anfuso, hanno studiato un modo come aiutare a ridurre l'insulinoresistenza e l'iperinsulinemia. Loro parlano di malattia cardiometabolica dipendente dall'iperinsulinemia e praticamente hanno visto che tre sostanze, la berberina, la quercitina e la silimarina, sono in grado di migliorare la sensibilità insulinica e quindi di bloccare quel processo suicida che si ha con l'eccesso di zuccheri. Ecco, per l'autofagia cardiaca è stato sperimentato e hanno visto sia gli americani che anche l'Università La Sapienza di Roma come dei nutraceutici, il trealosio, la nicotinamide, il polifenole, la spermidina sono in grado di attivare l'autofagia. I primi studi sono stati fatti sui muscoli degli atleti di endurance, quindi aerobico, e hanno visto che c'è una rinascita del muscolo. Il muscolo che si degrada viene sostituito da muscolo nuovo. Noi poi, dal punto di vista di culturismo, sappiamo benissimo che l'allenamento mi distrugge i muscoli, ecco che poi bisogna mangiare proteine entro una finestra, un'ora, un'ora e mezza dopo l'allenamento, per andare a ricostituire il tessuto muscolare distrutto e farmelo ricrescere più forte, più resiliente. Ebbene, questi prodotti agiscono a 360 gradi, non agiscono soltanto a livello muscolare striato, ma anche a livello cardiaco, a livello neuronale, a livello intestinale, a livello osseo. Infatti, secondo me, la terapia del futuro, insieme ad altre che accennerò, è questa. Ecco, qui abbiamo l'uso dell'empagliflozin nel caso dell'insufficienza cardiaca. Finalmente hanno cominciato a prescriverla da qualche anno. I cardiologi hanno capito che il bersaglio praticamente
non era secondo loro il colesterolo, ma anche la glicemia. Infatti praticamente c'è una comorbidità fra tutte e due. Stiamo per finire, qui anche sì, io do l'empagliflozin, però ci sono i rischi residui rimangono perché non vado alla causa. Cioè per un paziente è facile prendere la pillolina, guarda, la glicemia mi è scesa. Sì, ma il terremoto metabolico che hai nel corpo da 20 anni andrà sempre a peggiorare. Non solo, ti hanno fatto degli stent, ti continueranno a fare altri stent, perché la problematica infiammatoria non se ne va, continua se non vai a riequilibrare ciò che hai sfasato con lo stress e con l'alimentazione. Non parliamo poi di quelle malattie virali o microbiche che danno un'infiammazione cronica silente e che agiscono continuamente alterando l'equilibrio metabolico. Ecco, qui ho voluto mettere questo non perché io ce la sia di patto, ce l'abbia con qualcuno. Le statine è stato un grande progresso nell'abbassare l'LDL, anche se ahimè da studi recenti abbassano le LDL buone. Comunque sono associate a un aumento di resistenza insulinica. Stop, quindi non voglio dire altro. Uno stesso valore di LDL, 125 mg su decilitro, che andava bene qualche anno fa, ora addirittura l'hanno fatto scendere a 50, non voglio approfondirmi sull'importanza enorme fisiologica dell'LDL, ma ciò che è importante non è il valore dell'LDL, ma quali tipi di LDL ha quella persona. Infatti qui abbiamo 4 persone, di cui una ha le LDL che sono quelle grandi, le large, e l'altra, l'ultima, la Leslie, qua c'era le LDL piccoline, ed è quella che è più a rischio. Queste infiammate dall'insulina, non è che il colesterolo è cattivo, l'insulina me lo infiamma e quindi entrano nell'endotelio dando luogo alla precipitazione di eventi che conosciamo già bene, in cui il colesterolo viene trovato nel mezzo, un po' come dire, c'è un incendio in una location, ci vanno i vigili del fuoco. Ebbene, io dico, guarda, ogni volta che c'è l'incendio ci sono i vigili del fuoco, ma loro sono loro che provocano l'incendio. E quindi chiaramente questo è un grosso problema epidemiologico. L'associazione è una cosa. Ok, questo è un cellulare che ha un valore glicemico. Mi riferisco al monitoraggio continuo della glicemia. Questo è fondamentale, perché un conto è pizzicarsi, pungersi e vedere i livelli glicemici praticamente di quel momento, è uno zoom, e poi anche se io vedo che la glicemia è a posto, non vuol dire che l'insulina sia a posto. Magari il pancreas si sta dando da fare per abbassare questa glicemia e tu dici, oh, ce l'ho buona. Invece col monitoraggio continuo, e questo è uno strumento digitale importante, come ce ne saranno altri, anzi ce ne sono altri, io posso sapere quello che sto mangiando, che cosa mi sta provocando. Guardate che ogni aumento di glicemia a seguito o di stress o chiaramente di carboidrati mi provoca la glicazione proteica. Ogni aumento di glicemia. Voi pensate, noi durante il giorno quanti picchi glicemici abbiamo e quanto danno stiamo facendo a tutto il metabolismo del corpo, mitocondri compresi. Ecco perché è importante che ci sia una glicemia mantenuta entro certi parametri. Noi vi consigliamo 95, 100, cercare di farla scendere e capire quali cibi mi permettono di mantenerla tale. Se io ho un picco glicemico, una volta al mese mi mangio degli spaghetti o mi mangio, ora periodo, un panettone, una porzione di panettone, ovvio che quel picco glicemico non sarà una catastrofe rispetto ai tanti picchi glicemici che si hanno da quando siamo nati. Ecco, ci sono altri strumenti che vengono utilizzati, come indossare un giubbotto per controllare il ritmo cardiaco, anche se non previene le morti, però posso vedere che il mio cuore sta andando in fibrillazione. Poi abbiamo degli strumenti, per esempio con lo smartphone, in base alla temperatura del viso, posso avere praticamente
il valore della mia pressione arteriosa. Cosa posso fare per fare questo? Come possiamo migliorare questo stato di cose? Che vi è un'ipnosi praticamente di tutti che non vogliono cambiare stile di vita. Io ho molti pazienti a cui consiglio di fare questo, ma preferiscono il farmaco che non gli risolve il problema, chiaramente a monte, sono felici e le patologie e le comorbidità continuano. Ci sono strumenti nuovi, si agisce ora a livello genetico su PCSK9 per ridurre, scusate il termine, le povere LDL, un anticorpo monoclonale. Ci sono delle sostanze sull'aproproteina B100 come il Mipomers, l'opitapide o l'inclisiran, ma devo andare alla causa, non posso agire solo sulle conseguenze che imperterrite continueranno. Quanti miei pazienti hanno stent coronarici e ne continueranno in pratica ad avere, perché non può essere una doppia aggregazione che mi risolverà la non formazione di piastrine sullo stent coronarico quando l'insulina mi infiamma in continuazione le arterie. Quindi, detto questo, bisognerebbe sensibilizzare con video, con brochure e anche con riunioni, praticamente cercando di, sì, utilizzo la farmacologia, sono un farmacologo clinico e va bene, ma allo stesso tempo io devo andare alle cause e cercare di utilizzare i nutraceutici che funzionano. Io ho mostrato così qualche dia, ma hanno fatto molti studi approfonditi sui nutraceutici e che funzionano, e cercare di poi ridurre la parte farmacologica, per non parlare degli effetti collaterali che si hanno. Io non posso abbassare il colesterolo sapendo che il paziente ha più presto incontro all'Alzheimer. Certo. Dottore, noi per questo la ringraziamo, perché lei per sensibilizzarci sull'argomento ce la mette veramente tutta e lo fa con un entusiasmo incredibile. Grazie dottor Conforto, alla prossima. Grazie a voi. Mi avete permesso di fare questo. Vi auguro il buon Natale. Grazie dottore, a presto, e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.